Vlog dalla metro, giornata pazzesca, io non so come faccio a dormire questa sera, veramente. Oggi è lunedì, quindi disegno. Oggi è venuto un karateka in modo che potessimo disegnare delle pose in movimento. È stato incredibile. Lui è stato con noi sia per la sessione del mattino che del pomeriggio che della sera. Abbiamo dovuto inizialmente disegnarlo mentre faceva stretching, quindi lui continuava a muoversi, noi dovevamo cogliere un'impressione di lui, cogliere qualcosa. Dopodiché ha fatto delle pose da 1 minuto, che è veramente breve come tempo. Infatti, se inizialmente provavo a fare il contorno dell'intera figura, alla fine ho capito che mi dovevo concentrare su un dettaglio, su un braccio, sul torso, su una gamba, perché altrimenti in 1 minuto non riuscivo a fare assolutamente niente. È la prima volta che disegniamo una figura in movimento, è difficile. Ho visto che dopo la mattinata, dove comunque non riuscivo bene a capire come cosa fare, la sera mi sono sciolta molto di più, grazie anche alla terza sessione. Fare 3 sessioni di fila ha aiutato molto. La sera, dopo che il karateka ha finito con i suoi esercizi, abbiamo praticato un pochino di tratteggio, un concetto abbastanza nuovo per me, nel senso che non l'ho mai praticato e ancora devo capire bene la direzione del tratteggio, la logica del tratteggio. Tratteggio, procedimento usato per ottenere il chiaroscuro nel disegno nell'incisione nella pittura mediante un tracciato di linee parallele incrociate, più o meno fitte e più o meno forti, a seconda delle gradazioni di ombreggiatura che si vogliono realizzare. Quindi abbiamo provato a farlo da una statua, ma in realtà credo che dovrò fare tante copie dei vecchi maestri che utilizzavano il tratteggio in una maniera eccelsa. Mentre sulle sculture il tratteggio devo inventarlo io, dai maestri potrei capire effettivamente la logica con cui lo mettevano, per poi capire come applicarlo nel momento in cui vedo una figura dal vivo. Per oggi direi che è tutto, a domani con una prossima sessione di disegno. Oggi martedì, quindi disegno. Oggi registro da casa, seppur siano quasi le 10 di sera, perché sono rimasta anche questa sera. Anche oggi c'era una modella ancora nuova, è la terza settimana che sono lì e ancora non ho visto la stessa modella. So che lo ripeto in ogni video, ma ogni volta questa cosa mi sciocca. È bellissimo perché chiaramente si va a ritrarre qualcuno di sempre nuovo, con forme diverse, si imparano cose diverse. A volte ci si ritrova a pensare anche: ma guarda che bel gomito, ma guarda che bella spalla, ma guarda che bella scapola, cioè pazzesco, vabbè. Oggi molta concentrazione sul tratteggio. Ho trovato una nuova croce e mi sa che sarà la mia croce ancora per un po'. Non riesco veramente a capire la direzione del tratteggio, ripeto, è qualcosa di complicato per me da capire, ma sto provando a praticare anche in metro, anche a casa, a fare dei tratteggi a caso su dei fogli a caso. Per praticare il tratteggio sto anche facendo una copia di un disegno di Michelangelo e vediamo se anche copiare i disegni dei maestri mi aiuta. È stata una giornata positiva, è stata una giornata un po' più tranquilla mentalmente di ieri. Diciamo che anche diversi insegnanti corrispondono a diversi ritmi. Mi piacciono i ritmi più intensi, più adrenalinici, chiamiamoli così, però anche giornate così dove la mente prende i suoi tempi comunque non fa male. Domani si torna a combattere con l'olio, quindi ci vediamo domani per i prossimi aggiornamenti. Oggi mercoledì, pittura. Devo dire, pensavo che avrei combattuto con gli oli oggi, invece no, è andata un pochino meglio di settimana scorsa, forse perché oggi non ho diluito i colori con l'olio, ma per la prima volta ho utilizzato i colori con il solvente. L'insegnante mi ha fatto vedere un po' di cose interessanti e non mi ha creato quella frustrazione che magari avevo settimana scorsa con la sfera. Anche questa settimana ho fatto un calco in gesso, ho fatto un braccio praticamente. E com'è andata? Sicuramente poteva andare meglio, però ce lo siamo portati a casa. Sono soddisfatta del risultato? Non direi. Lo sarò mai? Non lo so. Però forse non era proprio il risultato che volevo raggiungere, è venuta fuori una cosa un po' robotica quasi e non era molto sfumato, ma devo dire si capivano abbastanza bene le ombre, i mezzi toni, le luci e quindi forse quello va bene per l'inizio. Quello che non mi ha soddisfatto del risultato è il fatto che rispetto a quello che vedo io nella realtà,
il gesso mi sembra molto più bianco, molto più illuminato di quanto gli insegnanti mi dicano di fare nel mio esercizio. Ovvero, quando vado a mettere delle ombre, loro mi dicono no, devi andare più scura, no, devi andare più scura, mentre io tendo a schiarire molto e a tenere molto deboli le ombre, mentre è qualcosa che devo forzarmi a spingere di più, perché altrimenti diventa tutto molto soft, molto sfocato, ma fa fatica a venire fuori il concetto. Quindi per questo dico che l'esercizio di oggi, il risultato ce lo siamo portati a casa, ma di fatto dentro di me stavo un po' piangendo per quello che ero portata a fare, ma devo sbloccare questa cosa che mi porta ad aver paura di aggiungere più colore. Vediamo anche domani come va. Oggi mi sono sentita un pochino più tranquilla nel maneggiare gli oli, quindi spero che anche questa tranquillità, questa confidenza in più che sto creando con gli oli possa aiutare anche per la giornata di domani. Poi qualcuno dall'Olanda ha portato i colori del brand Old Holland, che io non conosco, chiaramente perché ho appena iniziato ad utilizzare gli oli. Si trovano anche in Italia, è un brand che fa dei colori ad olio con una percentuale di pigmento altissima, quindi qualcuno oggi diceva che sembrano quasi plastilina. Quando si spreme il tubetto è un pastone densissimo quello che esce, e effettivamente dipingere con quelli deve essere fantastico. Magari un giorno, quando riuscirò a maneggiare gli oli in un modo un po' più tranquillo, li proverò sicuramente, perché mi hanno resa molto curiosa. Ed eccoci con il vlog dalla metro. Oggi giovedì, quindi pittura, tra l'altro è l'ultimo giorno della settimana. Oggi mi hanno fatto copiare un calco in gesso di un viso. Dire che mi sono divertita a farlo sarebbe un po' esagerato, però è un altro di quegli esercizi che dicevo che sono propedeutici all'imparare le basi, le tecniche, eccetera. Ad un certo punto non lo potevo più vedere, tant'è che mi sono bloccata per credo 2 ore. Ad un certo punto capivo che ciò che mi bloccava era vedere la mia tavolozza, tant'è che ho tolto tutto, ripulito tutto, ho rimesso i colori in ordine sulla tavolozza e poi mi sono rimessa a fare l'esercizio. Evidentemente funziona in questo modo, ho bisogno di essere organizzata, tant'è che continuano a dirmi che sono organizzata, sono precisina e purtroppo è come sono io. Invece la sera, visto che mi si incrociavano gli occhi e non ne potevo più di fare quell'esercizio, l'insegnante mi ha messo a fare un esercizio, diciamo, espressivo. Mi sono divertita a farlo perché non era troppo cervellotico e non pensavo di stare lì a metterci la testa, a pensare a come utilizzare il pennello, a pensare a come utilizzare i colori ad olio, come diluirli, eccetera. Semplicemente mettevo le pennellate ed è stato anche un po' liberatorio per la testa. Sono arrivata alla fine di questa settimana abbastanza cotta. Questo venerdì non abbiamo un'uscita ai musei, purtroppo, quindi la mia settimana in accademia finisce qua. È stata una settimana pazzesca, come tutte le altre, lo so che lo dico sempre, ma per qualche motivo è sempre più bello. Cioè, anche se ci sono queste frustrazioni, anche se ci sono questi intoppi, questi ostacoli, alla fine credo che sia normale, sono lì per quello e comunque arrivo a casa che la mia mente non riesce a stare ferma. Credo di avere meno ore di sonno alle spalle del solito, perché mi sveglio carica, mi sveglio ancora prima della sveglia, vado a letto tardi perché c'è la mia testa che continua a pensare, a voler capire, a voler imparare. È una bella sensazione comunque, quindi mi sto veramente divertendo e è un'esperienza pazzesca. Una cosa che non ho detto della scuola è che gli insegnanti cercano di far emergere ciò che c'è dentro ognuno di noi, nel senso che non impongono di fare niente. Appena ti mettono una scultura di fronte ti chiedono se preferisci dipingerla in una posa piuttosto che in un'altra, con un'illuminazione piuttosto che con un'altra. Lo stile che si mette sulla tela nessuno impone di cambiarlo, ma anzi cercano di capire quello che c'è di buono, quello che c'è da correggere e cercano di far venire fuori quello che è il tuo di stile. Poi ovviamente questo non lo posso dire su di me, che è ancora un po' presto, però lo vedo come approccio in generale ed è questo ciò che amo veramente di questa scuola, l'empatia degli insegnanti, la voglia insomma di forgiare degli artisti veri.